Ciao cantanti, oggi vorrei parlarvi di un esercizio bellissimo che uso spesso con i miei allievi per riuscire a cantare gli acuti in voce piena senza sforzarsi. Cosa vuol dire? Noi dobbiamo cercare di trovare l'intenzione dell'urlo, ma facendolo pianissimo. Vi faccio un esempio. Se voi dovete imitare in modo scherzoso qualcuno che sta urlando, che sta magari litigando, che ce l'ha con voi, per prenderlo in giro, provate a fare questa vocina. Ehi! Oh! Ma allora! Oh! Una cosa del genere. Allora, partiamo da questo hey, ok? E lo facciamo pianissimo, in questo modo. Ehi! 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 Però con l'intenzione dell'urlo. Allora, è molto importante come lo facciamo, perché non dobbiamo farlo in falsetto. Questo che sto facendo è un M2, ma non è un falsetto, per come lo intendo io. Cioè, sto cambiando registro, sto facendo un suono a massa sottilissima, ma non sto sfiatando. Cioè, non sto facendo hey! Hey! Oh! Non sto facendo questo. Sentite bene, io sto facendo così. Così. Vi faccio capire dove voglio arrivare e poi vi spiego meglio come arrivarci, perché non è così semplice. Se io do sostegno a questo suono, arrivo in voce piena, ma non devo spostarmi da quella posizione. Vi faccio sentire. Ehi! 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 Questo gioco lo posso fare anche più in alto, così. Ehi! 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 Sono rimasto in M2 in questo caso, ma il suono che è uscito è molto pieno, tant'è che questo suono lo posso ricollegare tranquillamente in M1. Ehi! Sentito? Non si è sentito lo stacco. In questo modo sto facendo un mix in voce piena, che però è un mix veramente potente, è il massimo della potenza che posso chiedere alla mia voce, e tutto questo parte da questo suono piccolo. Allora vi spiego meglio come secondo me bisogna affrontare questo esercizio, perché sembra un po' una scorciatoia. In realtà non lo è, perché presuppone che noi abbiamo già studiato prima, cioè non possiamo svegliarci una mattina, non abbiamo mai cantato né fatto nessun tipo di esercizio vocale e sperare che questo esercizio ci risolva tutto quanto. Magari siamo fortunati e ci dà un feedback immediatamente positivo, però insomma non possiamo imparare a cantare con questo esercizio. Però quello che possiamo imparare a fare è appunto gestire la fatica sugli acuti, perché partendo piano non ci viene da spingere troppo, che è questo il problema. Quando facciamo l'acuto spingiamo, e spingiamo con un sostegno eccessivo, stringiamo la gola, cerchiamo troppa massa, troppo volume, e a quel punto magari ci affatichiamo e magari l'acuto non esce nemmeno, perché ci sforziamo talmente tanto che la nota esce calante o proprio non esce. Invece in questo modo raggiungiamo pian piano l'acuto senza spingerlo troppo, troviamo la giusta misura. Allora, le cose importanti da fare per fare bene questo esercizio sono due, e sono due difficoltà non da poco. Cioè, la prima è riuscire appunto a fare quel suono piccolo senza sfiatare, quindi senza andare in falsetto e senza neanche irrigidirci, ok? Quindi l'intenzione è quella dell'urlo, quindi dobbiamo aprire la bocca e cercare un po' appunto l'intenzione proprio come se stessimo urlando, e allo stesso tempo non dobbiamo sfiatare, quindi non deve essere né hey! E non deve neanche essere hey! Perché così mi vado proprio a sgolare, ok? Devo farlo piano. Lo posso fare con la E e con la O, e sono le vocali più adatte, perché ovviamente se dobbiamo urlare a qualcuno in mezzo alla strada non lo possiamo fare con una I, per esempio, o con una U, insomma sarebbe molto scomodo. La E e la O sono le vocali più versatili, che riusciamo anche a proiettare un po' meglio, perché sono aperte ma non troppo. Per fare questo suono piccolo in realtà bisogna scaldarsi un po' prima, diciamo che aiuta piuttosto che farlo da freddo, perché comunque presuppone un'elasticità delle nostre corde vocali
che può darci solo un buon riscaldamento e un buon allenamento in generale. La seconda difficoltà sta appunto nel dare volume a questo suono. Quello che dobbiamo fare, e quello che ho fatto anch'io prima nell'esempio che vi ho fatto, è stato aumentare il sostegno, quindi il sostegno respiratorio. Ovviamente tutti questi concetti che sto dando un po' per scontato, del sostegno, del termine M2, del termine falsetto, se non avete ben chiaro questi concetti vi consiglio di andare a vedere i video relativi che ho fatto in passato su questi argomenti. Allora, quello che ho fatto è stato aumentare il sostegno, aumentare la compressione, cioè ho tenuto le corde serrate tra loro e questa cosa aumenta di pari passo col sostegno, cioè non posso sperare di arrivare in voce piena mollando completamente la compressione, perché in questo modo andrei di nuovo in falsetto e quindi succederebbe una cosa del tipo e così non vado da nessuna parte. Parentesi, se io parto in falsetto rimango in falsetto, per questo non è utile partire in falsetto. Vi faccio sentire, se parto già con un suono sfiatato, anche se aumento il sostegno, non vado da nessuna parte che non sia appunto rimanere incastrato nel falsetto. Io invece voglio arrivare in voce piena, quindi devo già partire con un suono un po' più compresso, un po' più sottile, ok? Che ha già in qualche modo lo squillo della voce piena, ma non è ancora voce piena, ok? Sento che può diventarlo, ma non lo è ancora. Questo qui! Ok? Quindi sostegno, compressione, risonanza, ovviamente. Cerco di mandare il mio suono qua, ok? Nella famosa maschera, o comunque cerco di sfruttare il più possibile il suono, le consonanze, le risonanze che vengono appunto dalla mia bocca, dalla mia faccia, ok? Tutto questo aumenta di pari passo, ma in realtà questo è quello che faccio tecnicamente, ma quello che ho pensato per arrivare in voce piena è stato semplicemente aumento l'intensità, ok? Quindi nella nostra testa dobbiamo partire da questo suono leggero e poi aumentare l'intensità, pensando sempre all'urlo, quindi aumentiamo l'intensità dell'urlo gradualmente. Lo possiamo fare a 3-4 intensità diverse, molto piano, un po' più forte ancora e volendo ancora più forte. Quindi ve lo rifaccio ancora. Ok? Non mi sono spostato da quella posizione che ho trovato all'inizio, come se il suono passasse per un buchino piccolo, ok? Per un forellino sottile, e io devo continuare a fare passare l'aria da quel forellino per poi espandere il mio suono, ok? Non so se mi sono spiegato, è molto complesso da spiegare, però posso assicurare che questo esercizio dà proprio tanti frutti. Si può fare anche su una frase cantata. Per esempio ricordo un allievo che ho visto qualche giorno fa che faceva fatica a fare una frase di Zucchero della canzone Diamante. La frase era questa qui: impareremo a camminare. Ok, gli veniva un po' da sgolarsi quando faceva questa frase. Allora gli ho detto: prova a farla piano, ma non in falsetto, cioè non deve essere imparare, perché così non andiamo da nessuna parte. La troviamo con l'urlo piccolo. Impareremo. Ok? Impareremo, come se trattenessimo un po' l'aria. Ok? Dobbiamo trattenere quest'aria, non sprecarla. Dobbiamo trattenere, così lavora anche l'appoggio e inizia a lavorare la compressione. Ok? Impareremo. E poi aumentiamo l'intensità. Impareremo. E poi ancora. Impareremo. E così siamo in voce piena. E in questo modo non ci stiamo sgolando, stiamo entrando nel mix, nella voce mista, ok? Questo è molto importante per evitare appunto di affaticarci. Questo ovviamente è un piccolo trucchetto, un piccolo input. Poi dobbiamo cercare di coinvolgere in questa attività muscolare che stiamo appunto attivando anche poi tutte le altre vocali, tutti i fraseggi che possiamo trovare in una canzone. Però ecco, questo ci aiuta a capire l'intensità che dobbiamo trovare, la giusta misura che dobbiamo trovare per cantare gli acuti in voce piena. Spero vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Ciao!